Benvenuti nel video Come modificare modello cambiando semplicemente delle misure. Oggi vi faccio vedere partendo da un corpetto base con manica kimono, selezioniamo e andiamo a selezionare kimono di tipo C. Vi ricordo che la differenza tra il kimono tipo A, B e C consiste nella lunghezza del capo. Il tipo A potete fare il modello fino alla vita, il tipo B dalla vita ai fianchi e il tipo C lungo quanto desiderate dai fianchi verso il basso. Prendiamo tipo C e selezioniamo il modello 05. Vedo già che ha una scollatura B ed ha un sormonto, quindi una bottonatura. Vado a selezionarlo, mi sposto, apri modello selezionato e mi trovo la pagina misure. In questa pagina qui devo inserire le misure che mi vengono richieste. Abilitando mostra manichino per misure e selezionando ad esempio altezza persona vi fa vedere cosa intende per altezza persona e come bisogna prendere correttamente questa misura. E con tutte le altre misure, vedete, la stessa cosa. Vi dice come prenderla, vi fa vedere e vi spiega un attimino. Per velocizzare lasciamo le misure impostate. Cambiamo solamente e ritorno in questa finestra, che così vedete anche le modifiche, la lunghezza manica. Qui è 35, mettiamo invece una lunghezza manica 60. La circonferenza manica la lasciamo. Vi faccio vedere questo spostamento incavo XY meno 3. È molto importante perché vi dà la possibilità di diversificare tanto il modello, di fare modelli diversi. Vi faccio vedere poi il perché. E vi faccio vedere quando trovate delle caselline in grigetto non si possono inserire le misure perché già il modello le elabora, scusatemi, il programma elabora già queste misure, quindi non sono richieste. Il modello così com'è, abbiamo detto la lunghezza manica 60, facciamo applica, ok, e mi trasforma da manica quasi corta a manica lunga. Il modello così com'è lo posso utilizzare per fare un vestitino perché ha le misure mie reali e perciò è una cosa asciutta. Lo stesso modello io lo posso trasformare anche in un cappottino, in una giacca, e in questo modo qui. Dove c'è la vestibilità, vuol dire centimetri in più che io do al mio modello di base. Ad esempio, vestibilità torace diamo 12 centimetri, vestibilità vita ne diamo 10, i fianchi anche qui diamo 10 centimetri. Voi guardate il modello e io clicco il pulsante applica. Avete visto che si è allargato, si è modificato. Posso fare un'ulteriore modifica. Questo meno 3 è questa retta qui del sottomanica. Io la posso modificare, la posso abbassare. Abbassandola ingrandisco la manica. Voi potete anche vedere la misura di partenza. Basta che teniate il mouse e clicchiate qua, andate verso il basso e qui in alto dove c'è scritto distanza riuscite a visualizzare i centimetri di questa manica in questo punto, è dove c'è il bicipite, dove c'è diciamo il muscolo. In questo caso qui mi segna 19,75. Già è una bella manica. Però se io la volessi ampliare, meno 3, ricordatevi di utilizzare il meno perché vado verso il basso, quindi meno, facciamo 9. Voi guardate sempre qui con lo sguardo, io faccio applica, avete visto? Si è abbassata, si è ampliata la manica. Se io volessi anche il giro manica farlo ancora più importante, che mi diventi, non dico una mantella, però potrei anche mettere un 50 centimetri sul fondo, faccio applica, avete visto? È diventata quasi una mantella. Io però qua posso fare anche una specie di camicia, quelle che vengono anche utilizzate tutte aperte sul davanti. Posso fare un cappotto lungo, perché in questo momento qui è 90 centimetri, per una persona alta 1,75 m, quindi fate anche attenzione. Alle vostre misure dovete mettere quelle che interessano a voi. Mettiamo 110. Mi diventa bello lungo, un bel cappottone, una bella mantella, un qualcosa da tenere aperto. Se desiderate dare una linea un po' meno marcata in vita, bisogna aggiungere vestibilità in vita in questo caso. Perciò dai nostri 10 centimetri possiamo metterne 18, vediamo quello che accade. Avete visto che la linea è diventata più dritta. Cambiando semplicemente, avete visto, queste misure qua, potete adattare il modello e realizzare veramente tanti cartamodelli. Spero di esservi stata utile. Al prossimo video. Ciao ciao!